È la mattina del 12 giugno dell'estate 1962. Un agente di custodia di Alcatraz si avvicina alle celle dei detenuti Frank Morris e dei fratelli John e Clarence Anglin e si rende conto che i tre, chiamati all'appello del mattino, non si muovono. Gli agenti aprono le celle e scoprono che le teste che spuntano dai letti sono finte, fatte di gesso e cartapesta e che i tre prigionieri sono scomparsi. Quando vengono rovesciate le celle vengono scoperti dei buchi nel muro che portano dritti nei cunicoli di ventilazione dietro le celle stesse e che corrono dietro la prigione arrivando fin sopra il tetto. Viene dato immediatamente l'allarme e ha inizio una delle cacce all'uomo più famose della storia, con un dispiegamento di forze che vede impiegati non solo l'FBI, ma anche guardia costiera, polizia stradale e locale. Viene spulciato a ogni angolo dentro e fuori la prigione. Vengono controllate tutte le calette a mare che si trovano sull'isola, ma dei tre non c'è traccia da nessuna parte. L'unica cosa che viene rinvenuto su una spiaggia è il relitto di quello che sembra una specie di gommone fatto a mano. La storia della fuga da Alcatraz di Frank Morris e dei fratelli Anglin diventerà, negli anni, una delle più famose nella storia delle evasioni, talmente popolare da ispirare il famoso film Fuga da Alcatraz del 1979 di Don Siegel con Clint Eastwood nei panni di Frank Morris. Ma com'è andata davvero quella fuga? Come sono riusciti i tre prigionieri a scappare da una delle prigioni di massima sicurezza più impenetrabili degli Stati Uniti? E soprattutto, che fine hanno fatto? Prima di cominciare a raccontare quella storia voglio condividere con voi una statistica. Più del 60% delle milioni di persone che ogni mese guardano i nostri video non è iscritta a Vanilla Magazine. Nel corso degli anni siamo migliorati, siamo diventati molto di più a lavorare al progetto, proprio perché abbiamo tante persone iscritte. Se tu che stai guardando non sei iscritto, ti ricordo che basta un click, il tasto si trova proprio qua sotto. A te non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo, te lo garantisco. E ora, cominciamo! Quando la prigione di Alcatraz era in attività, era una sorta di Chateau d'If alla Conte di Montecristo, soprannominata The Rock, oggi aperta alle visite del pubblico ma non è più operativa. La prigione fu costruita nel 1909, divenne di massima sicurezza dal 1934 e restò in attività fino al 1963, quando venne chiusa per gli ingenti costi di manutenzione e di gestione. Sorge su una piccola isola rocciosa lontana dalla terraferma nella baia di San Francisco, che a sua volta è attraversata da gelide correnti e sferzata dai venti, e si trova di fronte ad Angle Island. La sua fama, oltre ad essere dovuta ai suoi ospiti, tra cui ricordo anche Al Capone, è dovuta alla rigidità dei trattamenti cui i detenuti erano sottoposti. Alcatraz era il luogo dove venivano mandati i criminali più pericolosi, che avevano tentato più volte la fuga anche da altre prigioni. Nonostante il rischio, negli anni qualcuno ha provato a evadere, ma gli è andata sempre male, eccezion fatta per alcuni tentativi, che lasciano aperta la speranza che non siano stati fallimentari, proprio come è accaduto con Frank Morris e i fratelli Anglin. I tre detenuti che riescono a fuggire da Alcatraz nella notte fra l'11 e il 12 giugno del 1962 non sono gli unici che avrebbero dovuto prendere parte alla fuga. Con loro ci sarebbe dovuto essere un quarto uomo di nome Allen West, ed è proprio West che parla con l'FBI, l'unico tra tutti i detenuti della prigione, in quanto sostiene di essere la mente dietro l'ingegnoso piano che ha permesso agli altri tre di fuggire. Il detenuto di Alcatraz racconta e gli ispettori sono increduli. Non si sa se quel che narra sia pura realtà oppure se l'idea fosse stata di Frank Morris, come poi venne sostenuto nel film di Don Siegel, ma quanto raccontato da West viene verificato punto per punto e ogni dettaglio corrisponde. Allen West racconta agli agenti che svariati mesi prima era stato impiegato alle pulizie dei corridoi che si trovano dietro le celle dei detenuti, da cui passano i canali di areazione che portano sopra il tetto. Durante i suoi turni di lavoro comincia a partorire il suo piano perché ha la possibilità di cercare i punti deboli nell'architettura del carcere. Mentre pensa a come attuarlo, decide di coinvolgere altri due detenuti, i fratelli rapinatori di banche, John e Clarence Anglin, conosciuti anche per essere dei bravi nuotatori. A dicembre 1961 arriva ad Alcatraz un altro detenuto che si unisce al gruppo dei tre offrendo loro aiuto, Frank Morris, in prigione per rapina.
È conosciuto come l'Houdini delle prigioni, proprio per aver tentato la fuga da svariati istituti penitenziari in cui è stato, tra cui quello di Atlanta, ed è per questo che è stato trasferito ad Alcatraz. Una volta che hanno deciso tutti i particolari, Clarence riesce a rubare dalla mensa dei cucchiai. Gli servono per realizzare degli strumenti simili a scalpelli che servono per scavare nel cemento attorno ai canali di ventilazione nelle loro celle. Per far questo, lavorano nell'orario serale dopo le 18, quando gli altri detenuti hanno l'ora di musica prevista dal programma del carcere. Proprio il rumore degli strumenti musicali distrae gli agenti dal baccano che fanno i 4 prigionieri. Scavano delle aperture abbastanza grandi da passarci, le coprono in modo tale che gli agenti non si rendano conto del progetto dell'evasione e poi proseguono con la preparazione della fuga, procurandosi altro materiale utile. La sfida più grande è la costruzione della zattera a gommone che servirà per attraversare la baia e che è la chiave di riuscita del piano. La baia di San Francisco infatti è percorsa da acque gelide e forti correnti e anche nei periodi estivi restare in acqua per più di un'ora significa rischiare di morire di ipotermia. Ecco perché, per fare una zattera sufficientemente grande e resistente, si fanno aiutare dagli altri detenuti, chiedendo di donare gli impermeabili che servono proprio per la costruzione del gommone improvvisato. Riescono a procurarsene più di 50 e li usano per costruire una specie di zattera e dei salvagenti. Realizzano tutto grazie alla colla che riescono a reperire in carcere e con cuciture fatte con strumenti rubati o procurati da altri detenuti. Dopo mesi di preparativi, la sera dell'11 giugno mettono in atto il piano. A quel punto però c'è un imprevisto. West rimane bloccato in cella. Come mai? Lo spiega lui stesso agli agenti. Durante lo scavo dell'apertura si è reso conto di aver esagerato e di non riuscire più a coprirla in modo da non farla vedere agli agenti che stanno facendo la guardia. A quel punto i fratelli Anglin lo hanno aiutato chiudendolo un po' con del cemento, ma per sbaglio l'hanno chiusa troppo e adesso West non ci passa più. Per qualche strana ragione, uno degli Anglin aveva aspettato fino all'ultimo momento per riallargarla e alla fine West viene abbandonato lì. I 3 lo lasciano indietro, in preda alla fretta, e proseguono nella fuga. L'ultimo appello da parte delle guardie carcerarie c'è alle 21:30. Dopo le stesse guardie, passando davanti alle celle, continuano soltanto a guardare le teste addormentate dei detenuti. È proprio questa circostanza a dare agli evasori il tempo di fuggire. Se tutto va bene, l'allarme non verrà dato fino al mattino seguente, soltanto al momento dell'appello. Posizionano delle teste finte fatte di cartapesta e gesso. Le hanno dipinte in modo tale da farle sembrare realistiche e le mettono in modo che gli agenti pensino che stiano semplicemente dormendo. Passano quindi dalle celle ai condotti della reazione, si arrampicano sul tetto e una volta lì, stando attenti a non farsi scorgere dal faro della prigione, scendono attraverso un tubo di ventilazione che corre parallelo al muro. Da lì in poi restano poche recinzioni che passano inosservati, poi giungono al mare dove gonfiano la zattera, il gommone, e si allontanano nella baia. Da quel momento di loro non si saprà più nulla. Allen West, intanto, che nel mentre era rimasto in cella, racconta all'FBI che alla fine era riuscito ad allargare l'apertura nel muro, ma una volta passato si era reso conto che era impossibile raggiungere i compagni e decide di desistere. Il suo destino sarà triste, passerà tutto il resto della sua vita in carcere e dirà all'FBI che il progetto dei fuggitivi, una volta giunti sulla terraferma, era quello di andarsene lontano, anche se nessuno aveva specificato dove. E quindi che fine hanno fatto Frank Morris e i fratelli Anglin? La caccia ai 3 evasi è passata alla storia e il mistero sulla loro scomparsa ha finito per far immaginare ipotesi di vario tipo. I 3 fuggiaschi sono davvero riusciti ad attraversare le gelide acque della baia illesi con una zattera mal costruita, oppure sono morti annegati? Quel che è stato accertato è davvero poco. Le ricerche hanno consentito di trovare solo il relitto di quella zattera, ma i corpi dei 3 non sono mai stati trovati. Qualche tempo dopo la loro evasione all'ufficio dell'FBI di San Francisco arriva una cartolina con la firma di tutti e 3. Ah, ce l'abbiamo fatta! Ma l'FBI vuole vederci chiaro e fa dei test e né le impronte digitali né la calligrafia corrispondono a quelle degli evasi. Gli inquirenti concludono che Frank Morris e i fratelli Anglin sono probabilmente morti annegati nella baia.
Tuttavia, c'è chi pensa che possa essere andata diversamente. 6 mesi dopo, nel dicembre del 1962, un altro detenuto prova la fuga e riesce ad evadere attraversando la baia, arrivando fino al Golden Gate, più lontano rispetto ad Angle Island, dove dovevano arrivare i 3 fuggiaschi. Viene trovato sulle rocce in stato di ipotermia, ma ancora vivo. Ad alimentare la teoria del successo dell'evasione ci sono 2 sviluppi. Il primo riguarda una fotografia presentata da alcuni parenti dei fratelli Anglin. Questi raccontano di aver ricevuto un'immagine che ritrarrebbe i 2 nel 1975 in Brasile e in questo caso le ricerche non hanno escluso la possibilità che possa trattarsi effettivamente di loro. Il secondo riguarda una lettera del 2013 ricevuta dalla stazione di polizia di Richmond e firmata da John Anglin. Il mio nome è John Anglin, sono scappato da Alcatraz nel giugno del 1962 assieme a mio fratello Clarence e a Frank Morris. Ho 83 anni e non sto bene, ho un cancro. Quella notte ce l'abbiamo fatta, ma a malapena. Se annuncerete in TV che passerò non più di un anno in prigione avendo cure mediche, scriverò di nuovo, rendendo nota la mia posizione. Questo non è uno scherzo. La lettera però viene presa per falsa e la traccia si perde nel nulla. Nessuna delle tracce nel corso degli anni ha mai avuto un reale seguito e non è mai stato reso noto se effettivamente i 3 siano riusciti nella loro fuga. La versione ufficiale vede i 3 morti nelle acque della baia di San Francisco, ma curiosamente risultano ancora tutti e 3 nella lista dei ricercati dalle autorità statunitensi.